Nel cuore della storia italiana del Novecento emergono figure che hanno lasciato un'impronta indelebile. Oggi parleremo di uno di questi uomini straordinari, un patriota e aviatore che ha vissuto e combattuto durante periodi cruciali per l'Italia, Italo Balbo. Scopriremo insieme la sua vita avventurosa, dalle sue origini nobili al suo ruolo di leader visionario, esplorando le sue conquiste e la sua trasformazione in una figura centrale del fascismo. Prepariamoci a un viaggio affascinante nella vita di un uomo che ha saputo coniugare eroismo e ambizione. Nato a Quartesana il 6 giugno 1896, Italo Balbo era il terzo fratello di una famiglia nobile decaduta. Il suo fratello maggiore, Fausto, rappresentava un modello per lui, ma morì prematuramente a soli 27 anni a causa di un malore. La morte di Fausto colpì profondamente il giovane Italo, che alla fine adottò il figlio di Fausto, Lino, per fargli da guida spirituale. Lino sarebbe diventato il suo copilota in un giorno cruciale. Il nome Italo non era stato scelto a caso, doveva simboleggiare il patriottismo del padre, un fervente sostenitore del risorgimento italiano. Balbo era un ragazzo che si sentiva oppresso dal sistema scolastico e preferiva dedicare il suo ampio intelletto ad attività che considerava più stimolanti. Nel 1911 si trasferì a Milano con il fratello minore Edmondo, dove migliorò le sue conoscenze del latino. Con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, Balbo rispose alla chiamata alle armi con grande entusiasmo. In soli 9 mesi dall'inizio del conflitto ottenne il grado di sottotenente e iniziò a sviluppare una grande passione per l'aviazione che rappresentava per lui un'opportunità unica di libertà. Dopo 2 anni di servizio nell'aviazione, fu arruolato come comandante delle Fiamme Verdi, un reparto d'élite degli alpini. Le sue straordinarie capacità si rivelarono decisive in numerose occasioni, ispirando i suoi uomini a compiere imprese leggendarie. Tra luglio e agosto 1918 guidò le sue truppe alla conquista del Monte Grappa e proseguì nell'avanzata contro altre linee nemiche, dimostrandosi un eroe romantico, sempre in prima fila e senza paura della morte. Alla fine della guerra, Balbo era decorato con 3 medaglie al valore militare, 2 d'argento e 1 di bronzo, quest'ultima per aver disobbedito agli ordini. La sua fama si estese anche in ambito politico. Era un uomo alto, 1,87 m, sportivo e spavaldo, giusto ma severo. Quando apprese dell'impresa di Gabriele D'Annunzio, Balbo organizzò una raccolta fondi per sostenerla e per la prima volta entrò in contatto con Benito Mussolini, una figura che inizialmente disprezzava. Nonostante le loro differenze, Mussolini pragmatico e stratega, mentre Balbo era influenzato dai suoi onori e dalla sua personalità magnetica, i due capirono presto che avrebbero potuto collaborare. Con l'avvento di Piazza San Sepolcro, Balbo aderì al fascismo e, tornato a Ferrara, fondò la prima sede del partito. Convincendo le masse popolari a unirsi alla causa fascista, solo 3 anni dopo lo si vide sfilare in prima fila durante la marcia su Roma. Tuttavia il lavoro di Balbo è minacciato dall'idealismo rosso, che inizia a compiere violenze contro i sostenitori della causa fascista. Balbo risponde prontamente con una serie di spedizioni punitive composte da almeno 100 uomini per reprimere i socialisti e dichiarare Ferrara e i suoi dintorni come culla del fascismo. Nonostante gli sforzi, la situazione a Ferrara rimane tesa. L'assassinio del prete Don Lorenzo Meloni provoca la furia di Balbo, che sperava in una risoluzione pacifica del conflitto. Per vendetta fa fucilare segretamente i 2 responsabili. Il 24 settembre 1924 Balbo sposa Emanuela Florio, una donna dell'alta società ferrarese. Anche se inizialmente dipinta come debole, Emanuela si rivela una figura forte e determinata, capace di gestire la casa senza interferire negli affari del marito. Dal loro matrimonio nascono Giuliana, Valeria e Paolo. Le vicende legate a Don Meloni vengono riportate alla luce dal giornale Il Popolo, che accusa Balbo di essere il mandante. Difendendo pubblicamente la propria immagine, Balbo capisce che il vero mandante era in realtà Benito Mussolini e da quel momento inizia a distaccarsi progressivamente dal duce. Con l'ingresso di Farinacci nel partito, Balbo lo considera un assassino privo di scrupoli e teme per il futuro sotto la sua guida. Balbo cerca di sostituire Farinacci con Turati, il suo successore, proponendo una linea completamente diversa: creare un partito altamente politicizzato, capace di ideologizzare e guidare masse sempre più ampie, accogliendo contadini e operai.
Nel frattempo, Balbo continua a farsi strada anche nell'aviazione, portando prestigio internazionale all'Italia con le sue trasvolate. Gli aerei partono dall'idroscalo di Orbetello e volano verso destinazioni lontane come Chicago e Rio de Janeiro. I suoi voli, effettuati con i modelli Savoia Marchetti 55 e 79, diventano simboli di eccellenza e innovazione nel cielo. Il 6 novembre 1926 Benito Mussolini promuove Italo Balbo a segretario dell'aviazione e gli affida il compito di migliorarla. I suoi progetti sono ambiziosi, ma pochi hanno la tenacia di portarli a termine. Sotto la sua guida il numero di aerei operativi armati aumenta da meno di 400, 335, a 3.500 nel 1936. Con il permesso del duce, Balbo inaugura anche le crociere atlantiche, portando l'Italia a raggiungere traguardi aerei che altre aeronautiche non avrebbero nemmeno immaginato. Grazie al suo interesse per il progresso, l'Italia diventa la prima nazione a sviluppare un aereo con motore a reazione, il Caproni Campini. Tuttavia l'aeronautica non è l'unico incarico ministeriale che Balbo ricopre. Mussolini, preoccupato dalla sua crescente popolarità e dalla sua vicinanza alle classi più basse, lo nomina governatore della Libia. Balbo accoglie la nomina non con rifiuto, ma come un'opportunità per avvicinarsi alle popolazioni locali. Non perde tempo e appena arrivato a Tripoli si impegna a incontrare i capi tribù locali. Senza troppe difficoltà riconosce gli errori del passato e promette in un discorso che tali errori non si ripeteranno. Alle tribù viene concessa autonomia locale e cittadinanza di seconda classe. In segno di rispetto e amicizia, Balbo ordina la chiusura dei 6 campi di concentramento usati in passato come punizione. La reazione dei locali è estremamente positiva e la guerriglia costante che caratterizzava la Libia si placa, permettendo di concentrarsi sulla ricerca di risorse per l'Italia. Balbo convoca tecnici dell'Agip che tramite sonde rilevano la presenza di petrolio nella Cirenaica. Con le dovute precauzioni vengono scoperti alcuni pozzi, tuttavia i contrasti con Mussolini continuano. Il duce blocca l'acquisizione di sonde e mezzi di estrazione dagli Stati Uniti. Un momento di distensione si verifica quando Balbo, Ettore Muti e Leo Longanesi organizzano uno scherzo a Sua Maestà Vittorio Emanuele, travestendosi da lui per essere trasportati in giro per Tobruk. Quando il re scopre il disguido, chiama Mussolini chiedendo una severa punizione. Malgrado l'iniziale arrabbiatura, il duce si interessa ai dettagli dello scherzo e alla fine non riesce a trattenere le risate. Il distacco definitivo tra Balbo e Mussolini avviene nel 1938 con l'approvazione delle leggi razziali che Balbo critica severamente, definendo Mussolini solo un cane di Hitler. La morte raggiunge Balbo e Lino il 28 giugno 1940. Non è chiaro se a causare la loro scomparsa sia stata un'azione nemica o un tradimento fraterno. Durante il funerale, Mussolini pronuncia una frase che insospettisce i familiari: «Addio amico, eri l'unico che poteva depormi». Pur essendo il pensiero di Italo Balbo rimasto in parte avvolto nel mistero, è possibile intuire alcune sfumature significative della sua filosofia personale. Fin dalla giovane età Balbo dimostrò una profonda ammirazione per autori romantici come Ugo Foscolo e Alessandro Manzoni, che esercitarono una notevole influenza sulla sua formazione intellettuale. La sua passione per i cavalieri medievali, con il loro impeccabile senso d'onore, giustizia e lealtà, si rifletteva chiaramente nel suo comportamento e nella sua leadership, cercando di incarnare quei valori idealizzati nel contesto del suo comando. Nonostante avesse manifestato un anticlericalismo marcato durante la sua gioventù, intorno ai 20 anni Balbo cominciò a nutrire una crescente inclinazione verso la spiritualità. Giunse a credere che ogni azione umana fosse sottoposta a una valutazione trascendente e che alla fine fosse inevitabile che qualcun altro decidesse per noi, così come i genitori avevano preso decisioni per lui in passato. Questo cambiamento di prospettiva rifletteva una consapevolezza più profonda delle dinamiche di scelta e responsabilità nella vita. Tra le sue influenze filosofiche principali, Balbo si avvicinò al pensiero di Georg Wilhelm Friedrich Hegel, il quale riusciva a integrare il razionale con l'irrazionale in una sintesi che rispecchiava la complessità e le contraddizioni della vita quotidiana. Balbo in effetti sembrava emulare questa fusione di razionalità e passionalità nella sua stessa esistenza, applicando la sua concezione romantica della vita alle sue scelte e alle sue azioni, che spesso si rivelavano tanto audaci quanto riflessive. In sintesi, la filosofia di Italo Balbo può essere vista come una combinazione di idealismo romantico e pragmatismo filosofico che guidava il suo comportamento e le sue decisioni sia nella sfera personale che pubblica.